Io in queste 2 settimane ne ho sentite di tutti i colori, ma di tutti i colori sul Napoli. Attenzione, anche perché il tutto è stato alimentato dal loro allenatore, eh. Cioè, la questione era stata anche un po' voluta, cercata. Parliamoci chiaro, no? Perché quelle dichiarazioni là le fa l'allenatore di una squadra che è decimo in campionato a 10 punti dalla prima, allora sì, il Napoli con la vittoria di stasera è di nuovo in testa alla classifica, sì, con la partita in più, cioè, le altre devono recuperare, ma in testa alla classifica. Ma stiamo scherzando? Ecco, dicevo, ne abbiamo sentito di tutti i colori. Aggiungici l'infortunio di Enghessà che si somma a quelli di De Bruyne, Lukaku, Spinazzola che in questa prima parte di stagione era praticamente il migliore. Perché no Gilmour? Meret? Allora, che succede? Come deve fare adesso? Come deve fare? Come deve fare? Avete visto come ha fatto? Stasera, ancora una volta, Conte dimostra la sua bravura tattica, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, cosa più importante, un aspetto che secondo me non si è sottolineato abbastanza, ma proprio poco, niente, è che la rosa del Napoli è una rosa di livello, ragazzi. È una rosa di livello. Cioè, ma veramente ancora una volta dobbiamo stare qui a ribadirlo. Cioè, con tutti gli infortunati che vi ho detto, stasera gioca col tridente Neres, Oliund, Lang. A centrocampo puoi giocare con Lobotka e McTominay in mezzo al campo. La difesa è composta da Beukema, Rachmani, Buongiorno. Non c'è Meret, c'è Milinkovic Savic. Cioè, no, devo dirlo, perché ho sentito dire che il Napoli non ha una grande il Napoli ha la rosa migliore insieme all'Inter. Ma mani basse! Ma mani basse! Quindi, stupito di questo 3-1 all'Atalanta? Ma zero, ma zero. Ma zero. Perché ho sempre detto che il Napoli è una grande squadra, ragazzi. Una grande squadra. Ribadisco, c'ha mezzo centrocampo fuori. Ma centrocampo, anche sa, De Bruyne, ribadisco, Luca. Ma qual è il problema? Se c'hai i giocatori fuori, ma qual è il problema? È qua che si vede la bravura dell'allenatore, deve esserci, quella magari di far giocare alcuni giocatori che in passato non avevano trovato per nulla spazio o poco. Penso a Neres. Neres può farlo, no? Può fare bene se gioca nel suo ruolo, o sbaglio? Penso proprio di sì, l'abbiamo visto. Non è che deve giocare per forza Politano anche quando c'ha la lingua che gli arriva per terra. Perché poi se gioca quando c'ha la lingua per terra, dal giocatore più importante tatticamente parlando, diventa l'alibi, il capro espiatorio. No, non sa fare 2 passaggi, non sa saltare la ruota. Ragazzi, guardiamole tutte le partite. Guardiamo le condizioni di alcuni giocatori e di quando dovrebbero anche un po' rifiatare. Perché oggi abbiamo aperto la giornata parlando proprio di italiano. Abbiamo detto l'allenatore che sfrutta pieno la rosa. È la rosa del Napoli. Non è che è una rosa che ha 11 giocatori validi e gli altri, vabbè, vediamo. No, ragazzi, non scherziamo. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a lasciare un pollicione per sostenere. No, più che sostenere per no, l'appetito dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi in questo caso per supportare appunto il canale e tutto il resto. Trovate tutto il profilo in descrizione. Vi ringrazio per il vostro supporto, mai mai manchevole, grazie davvero. E, ragazzi, il Napoli è stato quadrato nel primo tempo, no? Tenendo molto bene il campo e ha fatto male quando doveva far male. Con le armi che aveva a disposizione, bellissimo il gol di Neres, parlo del primo, ma anche il secondo, il movimento che fa. Il primo veramente azione ben fatta, di Lorenzo, Onund e via Neres. Poi ci sono degli errori dell'Atalanta, ci arriveremo, sicuramente si poteva fare meglio anche in alcune circostanze, però il Napoli no, ben messo in campo, che sfrutta le caratteristiche, ha sfruttato bene le caratteristiche dei propri giocatori e
giusto l'atteggiamento dei giocatori, giusto anche per come avevano approcciato anche il secondo tempo, perché il Napoli ha sfiorato anche il 4-0. Poi diciamo che poi dopo soprattutto il gol subito, lì ancora bisogna lavorare, una squadra che di nuovo ha avuto delle difficoltà, attenzione perché l'Atalanta era lì per fare anche il 3-2 e poi magari poteva risucchiarsi il Napoli nonostante l'ottima partita, l'ottimo clamoroso primo tempo, si poteva risucchiarsi in quella spirale di negatività, ripeto, che è stata creata dal loro stesso allenatore, perché questo è il punto, cioè le dichiarazioni di Conte sono state troppo forti, è una squadra, non si può fare il trapianto di cuore, è una squadra di morte, cioè magari ho utilizzato in toni diversi, ma queste anche le parole utilizzate, ragazzi, non sto dicendo eresie, però finché poi no, la squadra si scuote, ha ragione lui, è sempre questo il discorso. Se poi arrivano i risultati ha ragione lui. Quello che certo ribadisco è che non mi venga nessuno a dire, perché ribadisco, quest'anno abbiamo sentito talmente tante baggianate, anche che gli acquisti erano troppi, abbiamo sentite troppo baggianate, che questa squadra non è all'altezza, ma stiamo scherzando. Il Napoli ha una signora squadra, per me la rosa più profonda insieme a quella dell'Inter, ma per me anche a mani basse. Quindi c'è poco da discutere. Il Napoli può fare il risultato, può farlo anche senza giocatori importanti e lo abbiamo visto. Ripeto, giusto parlare al 3-4-3. Il problema è che quasi è stata più una scelta imposta dal momento che voluta dallo stesso allenatore. Questo è il problema, forse, no? Di cui dobbiamo dibattere. Ci si può arrivare anche prima, perché i giocatori ci sono per fare un determinato tipo di calcio. Ci sono tante variabili, tante soluzioni. Bisogna attingere, no? Bisogna attingere. Questo è il punto. Ribadisco, brutto l'avvio dell'Atalanta, che poi non è neanche brutto, cioè l'Atalanta non è che è stata messa, tu dici 3-0 nel primo tempo, mamma mia, è stata messa no, l'Atalanta è stata punita, no? In quelle situazioni in cui si è fatta trovare impreparata, 2 o 3 volte si è fatta trovare impreparata, 3 gol. Devi stare più attenta, devi stare più le distanze, i duelli, devi migliorare, e soprattutto nel momento di difficoltà non è che devi soccombere, devi mantenere e poi come abbiamo visto nel secondo tempo sfogare con tutte le armi che ha a disposizione, e ne ha a disposizione. Per me l'Atalanta è fortissima, quindi questo avvalora ancora di più il risultato del Napoli. L'Atalanta secondo me ancora è un po' scossa dalle ultime prestazioni, dal momento, deve un po' ritrovarsi sotto questo aspetto, però la reazione che c'è stata nel secondo tempo, dopo se il 3-0 sotto a Napoli può finire veramente anche molto peggio, invece la stava quasi rimettendo in piedi, un secondo tempo fatto veramente bene, grazie anche e soprattutto devo dire all'ingresso di Scamacca, che Scamacca è 3 livelli superiore a Kristovic, ma proprio 3, se sta bene Scamacca è anche l'attaccante della nostra nazionale, parliamo tanto di Ken, Retegui e Pio Esposito, ma Scamacca è assolutamente a quel livello là, ma assolutamente, il problema con caratteristiche anche diverse, per carità, ha fatto un gol davvero attaccante, se sta bene Scamacca c'è poi, e questo se trova continuità, parliamo di un giocatore che darà una grande mano. No, io dico, questa è la prima di Palladino, non era semplice, oggi trovava uno stadio e una squadra che appunto ci teneva a dimostrare di essere viva e non morta, però secondo me si rimetterà in carreggiata. Va bene signori, fatemi sapere la vostra, ovviamente vi aspetto in massa, un grande abbraccio da Nesi.